Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 febbraio al 3 marzo, dove troveremo la luna piena in Vergine. Vi ricordo prima di iniziare che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Iniziamo ad accendere la nostra luna e vedere dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questo periodo. In esame abbiamo a partire dal 18 febbraio per arrivare al 3 marzo questa luna piena in Vergine che ci chiede di fare ordine, di eliminare il superfluo, di concentrarci solo sulle cose più importanti e quindi si presenta anche un momento per impegnarsi maggiormente su alcune cose proprio per ottenere più risultati con l'efficienza, sicuramente con la prudenza, con la pazienza, ma avere un approccio pragmatico sarà utilissimo e poi si possono cogliere anche delle belle opportunità, soprattutto riguardo lavoro, carriera, situazioni, diciamo, a livello economico, finanziario, quelle pratiche, anche sì, tutte le questioni pratiche. Di contro dobbiamo fare attenzione all'irritabilità, al desiderio ossessivo di perfezione, di riuscire ad ottenere tutto e subito e a tutti i costi a volte. Le persone intorno a voi magari vi accorgerete che possono diventare un po' più critiche, un po' più sospettose, un po' più pignole, esigenti e questo porta sicuramente un po' di tensione, di incomprensione e discussioni. Quindi abbiamo visto pro e contro a livello astrologico, adesso vediamo proprio secondo gli oracoli per il vostro segno Sagittario cosa vi aspetta. Il punto di partenza è fondamentale per capire come impostare le azioni, cosa magari c'è bisogno di capire anche di se stessi. Ricordo che è tendenzialmente un tipo di lettura a livello di crescita personale, spirituale interiore, però anche di cose a livello pratico, perché sono strettamente connesse le due cose. Quindi lavorando sulla nostra interiorità, ovviamente poi andiamo anche a gestire meglio le cose che viviamo. La luna della strega ci fa subito capire che c'è magia effettivamente che sta per manifestarsi. Cosa intendo effettivamente? E cioè un qualcosa che si può realizzare, un qualcosa che ci può anche aiutare come opportunità, come energia, come forza, come entusiasmo per rendere più magica la nostra vita e quindi metterci nelle condizioni di usarla per realizzare un sogno, un proposito, un obiettivo. Quindi è il momento per entrare nel nostro potere e quindi anche di collaborare con l'universo. L'universo è pronto lì ad aiutarci, però dobbiamo avere le intenzioni abbastanza chiare, magari utilizzare anche delle affermazioni, fare desideri, esprimere dei desideri che comunque siano belli, chiari e così diciamo l'universo ci può aiutare, ci può sostenere in questo percorso. Poi abbiamo la luna crescente, perfetta diciamo in questo periodo, che parla di motivazione, di un cambiamento o anche un colpo di fortuna, può essere una felice scoperta, una bella coincidenza, o la possibilità di fare un piccolo passo in avanti, anche se nell'incertezza di qualche situazione l'importante è fare quel passo avanti, anzi soprattutto di andare a cogliere quell'occasione. Per noi stessi ci chiede di essere i più curiosi, di agire con risolutezza, con chiarezza, di fidarci soprattutto di noi stessi oppure magari di qualche circostanza, come vi dicevo, fortunata. Poi c'è la bella donna, quindi sì è vero abbiamo parlato di fortuna, di cose belle, però di fare anche attenzione alla bella donna inteso come
persone che, forse possono essere inaffidabili. Io dico "belenose" tra virgolette perché mi connetto proprio alla bella donna in sé per sé, sapete che è velenosa. E quindi, per le varie situazioni magari c'è qualcosa che è tossico o una situazione difficile, complessa che merita più attenzione, oppure si ha a che fare con una persona che è tossica e che forse se possiamo evitare, lasciare andare, meglio. Se non la possiamo evitare, magari meglio stare in guardia, meglio essere cauti, soprattutto con le nuove conoscenze. Con quelle che già sapete essere in questo modo, magari bisogna trovare un modo per proteggersi, per difendersi, per poter intervenire, diciamo, prontamente in qualcosa. Quindi, un occhio a alcune circostanze, alcune situazioni o persone che devono essere ben viste, ben attenzionate e quindi io direi soprattutto per proteggersi. Andiamo avanti con l'oracolo dello sciamano. Quando escono varie indicazioni, probabilmente può anche darsi che noi possiamo ottenere dei risultati anche in quelle più complesse e quindi riuscire a proteggerci da qualche difficoltà. Oppure possono essere situazioni totalmente diverse, magari alcune possono riguardare principalmente le cose che facciamo, il nostro lavoro o altre situazioni, anche a livello relazionale, e dall'altro lato magari c'è un altro ambito che può, dirigersi in un modo un po', come vi dicevo, da fare attenzione. Il primo oracolo, parla del coyote, ma già vedete lo sguardo intenso e attento di questo coyote ci fa già capire che effettivamente, c'è bisogno di fare chiarezza, di, riconoscere anche, la saggezza nell'incertezza, nella confusione, quindi proprio di concentrarci sulle nostre esperienze o se magari non ci sentiamo pronti, di darci l'opportunità di crescere con la conoscenza e con l'esperienza. Poi, secondo me, si connette anche a quello che è uscito precedentemente, quindi occhio alle trappole, occhio anche all'autosabotarsi, alle illusioni, a cosa si desidera davvero. C'è il caos che ci può insegnare ad esplorare sotto la superficie delle cose e quindi non bisogna fermarsi né alle prime impressioni, oppure anche cercare di utilizzare meglio le nostre, risorse. Molto, molto interessante questo messaggio del coyote. Adesso vediamo l'altro, il cerchio. Anche questo è interessante perché parla di connessione con la natura, con lo spirito, con l'universo, vivere con presenza e profondità delle esperienze vere, relazioni sincere, quindi, fluire con ciò che accade e quindi, dobbiamo, magari fare attenzione a chiudere il cerchio, no, di alcune esperienze o metterci in nuove situazioni. Quindi ci sta dicendo in pratica di seguire alcune cose che sentiamo di fare, seguire se magari ci sentiamo di, ascoltare il nostro intuito, oppure un consiglio che sia vero, che sia sincero, perché si parla appunto di, connettersi alla sincerità, alla verità, all'onestà, diciamo, delle persone e dove non c'è onestà, meglio chiudere, lasciare andare immediatamente e come abbiamo visto, se non proprio si può fare una determinata cosa, almeno proteggerci per cercare di stare meglio. Lo stregone, appunto, secondo me va a definire, il fatto che noi abbiamo il potere di gestire alcune cose, di far fronte a delle situazioni e quindi utilizzare la nostra capacità di trasformare le varie situazioni, le nostre ferite, di utilizzare la creatività, di essere artefici della nostra realtà e quindi di, dare vita magari a nuovi pensieri, nuovi progetti, relazioni anche
però dobbiamo avere il coraggio di lasciare andare ciò che non ci serve più e quindi accogliere il cambiamento. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!